Il Bechdel test ci fa capire quanto importante sia la figura femminile all'interno di un film. E non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, viene da un fumetto che è stato fatto dove due donne parlano e una dice all'altra: no, guarda, al cinema vengo solo se il film ha più di due personaggi femminili, se i personaggi femminili parlano tra di loro e se questi due personaggi femminili non parlano di uomini o comunque non solo di uomini. Queste sono le tre caratteristiche per vedere se un film supera il cosiddetto Bechdel test. Quindi la prossima volta che guardate un film a casa, al cinema o anche una serie televisiva, osservate un po' quanti personaggi femminili ci sono, osservate se sono personaggi che hanno anche delle frasi da pronunciare o se sono semplicemente lì per fare bella figura, e anche se parlano questi personaggi, fate attenzione a capire che tipo di dialoghi hanno, se parlano solo di uomini oppure se parlano di cose anche esterne, non solo della loro femminilità, ma anche di cose pratiche, di quello che sanno fare, di cose tecniche, del loro lavoro, delle loro competenze, delle loro specialità. Il Bechdel test, ci sono dei siti che analizzano un sacco di film per vedere se rispondono o meno a questi criteri, che ripeto sono facilissimi da adattare. Però questo Bechdel test si può applicare anche ai videogiochi, perché sempre di più anche nei videogiochi le figure femminili o non ci sono per niente, oppure se esistono hanno dei ruoli ancillari, secondari, e comunque non sono dei ruoli che danno molta importanza al gioco. So che esistono delle eccezioni, dico in linea di massima la maggioranza dei giochi. Non solo, ma sono state fatte delle ricerche. Sapete che oggi nei videogiochi ci sono moltissimi dialoghi, quasi quanto in un libro, quasi quanto in un film, una volta che si hanno dei dialoghi con alcuni personaggi, questi ne generano degli altri, esistono dei veri e propri, diciamo, alberi, ramificazioni di dialoghi, e hanno fatto queste ricerche, hanno scoperto che se si parla solo con i personaggi maschili si vince il gioco molto prima e con un punteggio molto più alto. Se invece nei giochi che hanno sia personaggi maschili e femminili che parlano, parlando solo ed esclusivamente con i personaggi femminili, si finisce più tardi e con un punteggio molto più basso. Quindi si invoglia chi gioca a interloquire solo con i personaggi maschili. Ecco, questo è un messaggio a chi mi ascolta e che fa videogiochi: dateci personaggi femminili interessanti e che ci facciano vincere i giochi.